Benvenuti a questa nuova puntata di Benessere e Bellessere e do ovviamente inizio subito a salutare il nostro Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao a tutti, ben ritrovati. Allora Marco, oggi parliamo di questo argomento di cui tante volte io e te abbiamo parlato anche durante le nostre telefonate e lo facciamo con il dottor Giampaolo Giacomini. Ciao Giampaolo e benvenuto. Ciao a tutti, buongiorno, buona giornata a voi. Grazie Giampaolo per aver accettato questo nostro invito a essere qua oggi. Vabbè, io mi permetto di dire qualche parola su di te, cioè che tu sei un medico omotossicologo, omeopata e pratichi la medicina tradizionale cinese. Sei quindi laureato in medicina e chirurgia e però il tuo obiettivo è di offrire una visione integrata della medicina dove al centro vi sia la persona e non ovviamente la malattia. Sei anche il fondatore di Logo Solar, che è questa azienda che si occupa di diffusione della cultura cosiddetta ecologica e del benessere, e hai fatto anche una linea di essenze floreali, floreali sottili, di quintessenze spagiriche e di cosmesi che sono ispirate all'antica arte dell'alchimia. Quindi spero ovviamente di aver detto tutto correttamente. Però prima di passarti la parola vorrei introdurre con qualche frase, pochissime parole, perché voglio poi lasciare giustamente trattare a te questo argomento che per me, come ci dicevamo poco fa, per me è molto, molto affascinante, mi appassiona tantissimo, e che sono le ferite emotive. Ferite emotive che è tra l'altro un argomento di cui si parla tantissimo, però di cui c'è anche tanto da scoprire. E quindi per introdurre questo argomento ci chiediamo da dove vengono tutte queste maschere che noi indossiamo durante la nostra quotidianità. Ma ancora, perché subiamo così profondamente e intensamente i lati oscuri della nostra personalità? E quindi a questo punto, come le possiamo trasmutare queste ferite emotive che derivano da traumi vissuti in forze, cioè li trasmutiamo questi traumi, queste ferite in cosiddette forze propulsive o talenti. Però la prima cosa è anche da dove hanno origine le ferite emozionali. Allora, Giampaolo, argomento vastissimo, io lascio a te la parola per introdurre e insomma discutere un po' di questo argomento. Grazie per l'introduzione. Hai colto nel segno dicendo quello che hai detto, nel senso che le ferite emotive sono e devono essere viste prima di tutto come delle forze. Sono forze emotive e una forza ha una sua capacità di creare un movimento, ed è questa la cosa più importante che noi dobbiamo sempre tenere a mente. Quando parliamo di ferite in generale, non solo emotive, parliamo invece di qualcosa che è fermo, cioè quando io mi ferisco, la prima reazione del corpo e anche della mia mente è quella di rimanere fermo, perché la ferita duole, quindi facendo male questa ferita mi blocca a livello fisico, mi può bloccare nella vita, mi può bloccare a livello emotivo, mi blocca in generale nel fare esperienza, nell'esperire la vita. Quindi nel momento in cui noi lavoriamo su una ferita emotiva, la cosa più importante nella sua risoluzione è che alla fine arriviamo a un movimento, ovvero ben venga una ferita che mi blocca, se in seguito a questo blocco io sviluppo la volontà, la capacità e la determinazione di creare un movimento per risolverla, e il movimento che io utilizzo per risolverla è poi una spinta propulsiva verso quello che possiamo chiamare invece un talento, il raggiungimento di un obiettivo, di un qualcosa che va oltre, che trascende la ferita. Quindi le ferite emotive
non vanno viste solo come ferite, ma vanno viste come tutto quello che esiste sulla faccia dell'universo, come una parte della medaglia. Tant'è vero che quando parliamo di talenti, e quindi normalmente visti come tutti come il talento è un qualcosa che mi è stato dato, che so fare bene, no, il vero talento è una moneta, è un qualcosa che io posso scambiare con qualcos'altro. Nell'antichità il talento era la moneta proprio. Quindi che cos'era? Era un flusso di scambio attraverso cui io potevo ottenere qualcos'altro. Io davo un talento, io pagavo un talento e ottenevo qualcosa in cambio. Quindi che cos'è veramente il talento? È un flusso, è un flow che io utilizzo per ottenere qualcosa in cambio. E quindi fare quel qualcosa in cambio è qualcosa che a me serve, che io desidero, quindi è la realizzazione di un mio sogno, è probabilmente anche il raggiungere degli obiettivi nella vita. Solo che la moneta ha due facce. Una faccia è la faccia che permette di creare movimento, di creare un flusso avendo in cambio qualcosa, l'altra faccia è la faccia oscura, quel lato oscuro anche del denaro, diciamo così, no? Quindi il denaro può essere un'opportunità e allo stesso tempo un vincolo. Quando il denaro ti blocca, perché per paura lo metti da parte, per paura accumuli e poi non sai neanche più quello che hai sempre solo paura che ti portino via qualcosa, è quello che vediamo anche sta accadendo purtroppo nelle società moderne, capitalistiche, degenerate, no? Dove la gente possiede e non crea flusso, blocca tutto perché ha paura di perdere. Quindi la controfaccia del talento è il trattenere. E chi è che fa trattenere, chi è che blocca il flusso? È quella faccia che noi chiamiamo ferita emotiva. Quindi la ferita emotiva e il talento sono due facce della stessa medaglia, di una possibilità di flusso che può essere allo stesso tempo un peso. Tant'è vero che prima del talento moneta tutti gli scambi commerciali andavano a peso. Quindi il talento che cos'è? Una controparte di valore, spesso in oro, in argento, di un peso che veniva dato in cambio di un servizio o un qualcos'altro, un oggetto, un alimento e quant'altro. Quindi il talento potenzialmente è un peso quando la ferita impedisce di utilizzarlo. Quindi io nasco con delle capacità, con dei sogni, con la grande spinta a realizzare gli obiettivi della mia vita, che sono obiettivi dell'anima, dello spirito, non sono obiettivi della mente, ovviamente. E quando io non riesco a utilizzare questi talenti, diventano un peso, cioè diventa frustrazione fondamentalmente. E che cos'è che mi blocca questo flusso attraverso il quale io potrei realizzare invece i miei talenti, quindi il sogno della mia vita? Sono le ferite emotive. E queste ferite emotive, però, è importante ricordarsi che sono una grande opportunità, perché se noi vogliamo cancellare la ferita, cancelliamo anche il talento, cioè la spinta propulsiva. Se noi cancelliamo la sfida, il problema, il blocco, noi cancelliamo la possibilità che attraverso questo blocco abbiamo di creare una volontà di fare meglio, di risolvere, di andare oltre questa spinta. Immaginiamo, molto spesso viene fatto l'esempio del sistema immunitario. Un sistema immunitario che non incontra i germi, che non incontra l'ambiente esterno, non si addestra, non viene addestrato e quindi diventa povero fino a un certo punto che l'essere umano o l'animale può proprio scomparire perché è aggredito da qualsiasi cosa, a volte anche da se stesso. Quindi le ferite emotive rappresentano l'addestramento che la nostra anima ha scelto e non gli è capitato per sbaglio, ha scelto di affrontare per comprendere e risvegliare l'altro lato della moneta, cioè le sue vere capacità. Quando è che io conosco le mie potenzialità? Quando conosco quei blocchi che le potenzialità attualmente non me le fanno vedere. Lavorando su questi blocchi io conosco la moneta intera, ovvero anche l'altra faccia, quindi la luce dell'ombra. E le ferite emotive, noi nasciamo con le ferite emotive, anche se apparentemente a livello illusorio sembra che noi queste ferite le viviamo nella prima infanzia, nell'epoca intrauterina, quando siamo adolescenti o anche da adulti, con l'ambiente esterno, attraverso le persone che incontriamo, tipicamente con le persone viviamo ferite emotive o veniamo feriti da ferite emotive.
In realtà tutto questo cammino è già predeterminato non da Dio, dal processo creativo, da noi stessi. Quindi la nostra anima, il nostro che oggi, quando siamo vivi, incarnati, possiamo chiamare il nostro inconscio più profondo, vediamolo così, tanto per non usare termini difficili, è lei che ha scelto qual è l'obiettivo della vita. È lei che ha scelto come arrivarci, qual è più o meno il cammino che dobbiamo fare per arrivare lì e quali dovranno essere le spinte per farci muovere. Perché altrimenti, se noi nasciamo e non abbiamo nessun problema da risolvere, noi passiamo la vita aspettando che qualcosa arrivi, ma nella vita non arriva niente, perché tutto parte da noi, tutto parte dalla nostra interiorità. Quindi, mentre un'energia come quella spirituale è per definizione in movimento perenne, la materia è statica. Quindi se noi lasciamo questo oggetto fermo in un punto della casa senza nessuna forza che lo metta in movimento, questo oggetto rimarrà lì per sempre, per l'eternità. Quindi bisogna che intervenga una forza su questo oggetto affinché questo oggetto si muova. Quali sono le forze più propulsive? Il benessere o il malessere? Cioè, quando è che io veramente mi alzo per dire basta, non ne posso più, voglio risolvere questa cosa? Quando sta bene è difficile, ci vuole una grande forza di volontà, una grande disciplina. Bisogna essere dei guerrieri, come dicono gli sciamani, per attivarsi in modo positivo, cioè per agire. Normalmente l'essere umano, essendo un po' pigro, e qui c'è pigro tra virgolette, è una storia un po' lunga, la pigrizia dell'essere umano, diciamo così, a volte viene anche reso pigro proprio per un costrutto sociale in cui è inserito, perché fa comodo che l'uomo sia pigro, quindi perché il pigro sta seduto, sta calmo, non rompe le balle a nessuno, quindi fondamentalmente è una comodità anche della società mantenerci pigri. Però l'uomo pigro ha bisogno di un problema da risolvere, altrimenti difficilmente si attiva. E però nell'attivarsi per risolvere questo problema, l'oggetto subisce una forza, cioè noi subiamo una forza che deriva proprio dal dolore emotivo della ferita, dal problema da risolvere, dalla questione che ci sta a cuore, che non ci fa vivere bene. Quindi quando noi abbiamo fame, abbiamo sete, abbiamo sonno, abbiamo freddo, noi ci attiviamo per risolvere il problema. Se noi invece stiamo bene, non abbiamo sonno, non abbiamo fame, non abbiamo freddo, non abbiamo nessun problema da risolvere, è molto più difficile dire vado a creare qualcosa di nuovo, vado oltre quello che ho già tutto, capito? Quindi la mancanza, la carenza, che diciamo in una questione legata alle ferite emozionali ci sentiamo sempre che ci manca qualcosa, non riusciamo a vivere bene quell'aspetto, ci sentiamo sempre un po' incompleti. Ecco, questa sensazione di incompletezza che non è reale, perché noi siamo completi di tutto come esseri spirituali, però a livello materiale, a livello mentale ci sentiamo incompleti, per cui questa è la spinta che mi porta poi ad andare a cercare un miglioramento. Questo miglioramento è allo stesso tempo la risoluzione della ferita e quindi mi porta verso il talento, che è il modo in cui è l'archetipo che quella ferita va a far trascendere. Giampaolo, io tutto quello che tu hai detto finora mi ha praticamente acceso già un sacco di lampadine, ovviamente, perché ci sarebbero già centinaia di domande su tutto quello che tu hai detto adesso. Però ci sono alcuni aspetti che mi hanno particolarmente colpito. Il discorso, ovviamente, di talento che rappresenta la famosa moneta d'oro che c'era nell'antichità. Però è interessante come oggi l'oro non sia esterno, ma sia per esempio tenuto nelle casseforti, nei caveau, eccetera, mentre all'esterno abbiamo invece altri, chiamiamoli così, materiali di valore inferiore. È come se noi avessimo fuori il piombo, per rimanere in termini alchemici. È pieno di piombo perché è pieno di guerra ovunque, i proiettili sono fatti di Esatto, quello. Quindi. esatto. Mentre l'oro, quindi il talento, quindi la ferita è fuori e quindi è ciò che noi vediamo, ciò che noi sperimentiamo di più ogni giorno, o comunque la nostra percezione è quella, ok?
mentre l'oro è nascosto. E invece nella cosiddetta età antichissima dell'oro, l'oro era fuori, infatti si dice che l'essere umano aveva raggiunto dei livelli di evoluzione elevatissima ed era l'età dell'oro, cioè l'oro era fuori. Quindi c'è anche questa trasposizione. E quindi noi ci vediamo spesso, noi percepiamo che noi dobbiamo esperire attraverso il dolore e quindi il discorso delle ferite emotive. L'altro aspetto che mi è piaciuto molto, collegato ovviamente a questo, è il fatto che anche a me spesso le persone si rivolgono chiedendomi di eliminare, tra virgolette, il loro dolore, la fonte del loro dolore. In realtà, se la ferita emotiva è il piombo da trasmutare, nel momento in cui, come dicevi tu, io elimino il piombo, non lo posso più trasmutare in oro. Certo. E quindi il processo da fare non è l'eliminazione, l'annichilimento, ma questo processo alchemico appunto di trasmutazione, dissolve e coagula, Sì. che sono le due fasi alchemiche. Allora io ti chiedo, come avviene questo processo alchemico per quanto riguarda le ferite? Allora, sai che tra l'atomo di piombo e l'atomo di oro c'è semplicemente una differenza di 3 neutroni, 3 protoni e 3 elettroni. Cioè il numero atomico dell'oro e del piombo sono lontani di 3 atomi. Ciò vuol dire che è semplicemente facile trasmutare il piombo in oro, basta solo dal piombo rielaborare 3 principi, che sono poi quella che viene chiamata in tutte le religioni la Trinità, no? L'alchimia ha una sua visione come Trinità, che in alchimia vengono chiamate sulfur, sale, mercurio, zolfo, sale, mercurio. In India abbiamo 3 divinità che sono quelle capostipiti della Trinità. Nel mondo cristiano abbiamo il Padre, Figlio e Spirito Santo e quant'altro. Quindi ritorniamo sempre a questo concetto che ci vogliono 3 passaggi, che tra l'altro in alchimia sono proprio dei passaggi laboratoristici, che si chiamano nigredo, rubedo e albedo, per ottenere dal piombo l'oro. E questo non è un processo di aggiunta di qualcosa, ma di semplificazione. Quindi quando molti pensano che per trasformare il piombo in oro bisogna imparare, capire, sapere, invece è il contrario, bisogna arrivare a una semplicità, bisogna riassumere, bisogna semplificare, perché ci hanno anche in questo educato che noi dobbiamo imparare sempre un sacco di cose, invece dobbiamo disimparare determinati meccanismi per essere più istintivi e più liberi. Quindi come trasformare un processo difficile, quindi piombo, in una qualcosa che ha un suo valore intrinseco, che è brillante, che è luminoso come l'oro prezioso, attraverso una pulizia che sempre nel linguaggio della spagieria e dell'alchimia viene chiamato asepsia. Asepsia significa decontaminare, cioè in sala operatoria si rendono asettici, ad esempio, gli strumenti di lavoro, no? Che cosa vuol dire? Vuol dire che io devo decontaminarmi da tutta una serie di strutture, sovrastrutture che mi hanno messo addosso a livello educativo, sociale e che come uomo ho, perché sono inserito in un contesto che è il mio campo morfogenetico, che è il campo morfogenetico del paese in cui sono nato, della regione in cui sono nato, della città in cui sono nato. Cioè, se noi ci facciamo caso, esistono proprio degli archetipi legati a quello che è la figura dell'italiano, dello svizzero, del tedesco, del francese. Perché? Perché ogni popolo ha un suo campo e tutti questi campi, dal più piccolo che è quello familiare, anzi il più piccolo nel nostro intimo è quello spirituale, il nostro spirito. Poi c'è quello familiare, quello del nostro clan, del nostro paese in cui viviamo. Basti pensare anche alle differenze tra nord, centro e sud Italia, no, banalmente. Sono proprio differenze di campi morfogenetici, non solo culturali. Alla regione, al paese e quant'altro. Ecco, tutte queste sovrastrutture ci portano a indossare delle maschere, cioè a dire io sono italiano e sono nato in Veneto, quindi sono veneto, ma tu non sei italiano, tu non sei veneto, tu non sei europeo, tu sei uno spirito infinito, incarnato in un corpo finito
fatto, se possibile, a tua immagine e somiglianza. Quindi per arrivare a questa verità è importante togliersi di dosso tutti quegli aggettivi che non siamo noi, che noi normalmente invece ti diamo. Cioè anche dire io piacere sono Giampaolo Giacomini, intanto il cognome è della mia famiglia, del mio clan, quindi io non sono quel cognome. Il mio DNA risponde a quel cognome, ma io non sono quello e nemmeno il mio nome risponde nella totalità a quello che io sono, perché è solo un pezzettino della mia infinitezza spirituale attraverso il quale io ho deciso di manifestarmi e di ancorarmi in un punto. È come dire che io getto l'ancora nel mare per vivere la mia vita e penso che quell'ancora in quel mare sia io. Io sono il mare, cioè sono la possibilità di navigare ovunque. Quindi per trasformare il piombo in oro, prima di tutto dobbiamo renderci conto di chi non siamo e quindi di tutti gli aggettivi che noi ci diamo, e quindi quando diciamo ah ma io non sono fatto così, quella cosa non la farò mai, ah ma certe cose Giampaolo non le fa, ah ma io non sono capace di... Quindi bisogna creare la possibilità, bisogna diventare possibilisti, cioè io sono uno spirito infinito incarnato in un corpo finito e il mio obiettivo è portare questo infinito in un punto. Come faccio? È un processo, si chiama processo incarnatorio nella visione dell'alchimia antica. Ma per rendermi conto veramente che io posso fare questo, devo iniziare a smontare quelle false credenze, quegli accordi, no? Direbbero gli sciamani toltechi del Messico, che io ho preso con le menzogne che mi hanno raccontato. Quindi quelle volte in cui ho creduto che io sono una cosa sola, che ho un nome, un cognome, che io sono un uomo capace di fare certe cose, incapace di farne delle altre, semplicemente perché ho visto che era così senza magari mai provarci. È come il bambino che dice io non mangio gli spinaci perché non mi piacciono e non li ha mai assaggiati. Noi viviamo molto di queste false credenze su di noi. Quindi guarire e trasformare una ferita emozionale in un talento, trasformare il piombo in oro, è una pratica semplicissima alla portata di ogni essere umano. Quello che ci impedisce di arrivarci è la sovrastruttura che non ci dà la possibilità credibile per noi di poterci arrivare. Le sovrastrutture quali sono? L'ego, cioè la centratura di tutto quello che vediamo solo su di noi, senza considerare invece l'infinito in cui siamo inseriti. Con ego non intendo una persona egoista che dice questo è mio, non ti do niente, non è questo. L'ego è la funzione della mente che mente e ci porta lontani dalle funzioni, invece dalla voce, dal suono dello spirito. Poi ci manca molto la connessione con l'ecosistema, perché la natura, l'ecosistema e il processo creativo attraverso questo è un grande fiume dove se noi riusciamo a inserirci in questo flusso ci porta inevitabilmente al nostro mare, quindi ad affrontare, a incontrare, a risolvere quelle che sono le nostre ferite. La gente invece vive aggrappata al ramo sulla riva, avendo paura di lasciarsi andare nell'esperienza della vita, perché se non fai esperienza non trasmuti un bel niente, perché attraverso l'esperienza anche delle fatiche, delle difficoltà, che tu poi trovi le soluzioni in modo intelligente. E la terza, diciamo, questione che va invece lavorata è togliere tutte le credenze che la nostra mente ha riguardo il senso della nostra vita e invece risvegliare la reminiscenza, cioè il contatto con quello che è il senso più profondo della nostra vita. Quindi, riassumendo, per trasmutare il piombo in oro basta lavorare e andare a dissolvere l'ego della mente, che è quello che ci dà spiegazioni su tutto, quando in realtà sono spiegazioni della logica, ma non sono spiegazioni, non è un sentire dell'anima, del cuore. Dobbiamo lasciarci andare al flusso della vita e questo vuol dire, come dicevi tu, aprire i forzieri dell'oro e creare esperienze, cioè attraverso la ricchezza, attraverso l'oro, che è una merce di scambio, io posso creare esperienza, posso creare movimento nella mia vita. Invece le persone cosa fanno? Quando sono in difficoltà, chiudono i forzieri, mettono da parte per quando non si sa mai, ma è adesso il momento in cui devi aprire e spendere tutti i talenti che hai per tornare a casa dal padre
ricco di esperienza, povero di talenti, diciamo di soldi, di denaro, ma ricco di esperienza. Questa è la parabola, una delle parabole più famose del Cristo, no? Quindi Ma del che è anche il fratello. percorso, esatto, che è il percorso del figlio il prodigo, tra l'altro, questo Esattamente, qua. esattamente. Cioè, non ha senso rimanere e custodire il tuo spirito per paura che si rovini, quindi le tue possibilità tenerle chiuse, quando sei qui per spendere, perché poi è tutto spende, la cellula spende ATP, il nostro sistema spende, tant'è vero che dobbiamo sempre, l'universo, la natura ci dà sempre la possibilità di incamerare energia attraverso la respirazione, l'alimentazione, l'idratazione, quindi è tutto un processo di solve et coagula. Con le persone che non hanno capito che devono creare flusso nella loro vita, anche attraverso la parte economica o attraverso proprio l'esperienza, cioè non rimaner chiusi dentro, ma aprirsi all'esperienza della vita, non rimaner chiusi nelle false credenze dove questa cosa Giampaolo non la farà mai e quindi chiudo. No, devi fare l'esperienza. Dopo l'esperienza saprai se quella cosa è buona o non buona per te. Questo è un altro discorso. Allora, quando riesci a centrare queste due operazioni di purificazione dell'ego e di lasciarsi andare nel cuore, che è quello che non giudica, ma che semplicemente fa esperienza e trae conclusioni spirituali, diciamo esperienziali da quello che è stato vissuto, allora riesci a trasformare il piombo in oro. Cioè qualcosa di pesante, di fermo, che ferisce, perché con il piombo si fanno i proiettili, quindi il piombo ferisce da sempre, con un qualcosa di prezioso, che è altrettanto pesante, perché io ti do tanto piombo per fare tanto peso d'oro, ma ha una possibilità di essere scambiato con qualsiasi cosa, perché in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi stato tu vai, quando dai dell'oro viene riconosciuto e ti danno comunque in cambio qualcosa. Se tu dai degli euro, magari in Cina non ti danno niente in cambio, con dell'oro hai sempre le porte aperte. Quindi l'archetipo dell'oro è quella capacità ovunque di poter esperire della vita attraverso qualcosa in cambio che ti viene dato quando tu cedi questo talento, questa moneta, diciamo, no? Che poi è la tua volontà d'essere, fondamentalmente, nel bene o nel male, senza Certo. giudizio della mente. Cioè, sono ferito, benissimo, fa male, una meraviglia. Come posso questo dolore trasformarlo in spinta propulsiva per essere una persona migliore? E facendo questo già lavoro sulla ferita e il dolore se ne va da sé. Grazie Giampaolo. Un altro aspetto che mi ha, che mi ha colpito di quello che hai detto prima è il discorso del cognome, no, e quindi il mio cognome che riguarda invece, tra virgolette, il mio DNA. E mi è venuto in mente, così ho avuto proprio questa immagine, che in passato infatti si diceva sempre, che ne so, Serena figlia di Antonio, mio padre si Sì, chiama Antonio, no, quindi per definire proprio come posso dire, la discendenza proprio anche di tipo genetica o che ne so, adesso dico 2 esempi così, che ne so, Thor Odinson, cioè figlio di Odino, oppure nella mitologia c'è proprio Aragorn figlio di Arathorn, oppure figlio di Zeus, quando si diceva, no, degli dei così. E quindi tu hai detto no, che cognome rappresenta proprio questa discendenza e quindi il legame anche genetico proprio di questo aspetto. E quindi la domanda che sorge spontanea è, quindi le ferite emotive possono essere anche trasmesse di padre in figlio? sì, assolutamente sì, in due modi. Uno attraverso proprio il DNA, quello che viene chiamato dalla scienza moderna il DNA volatile, che poi rappresenta il 98,8% del nostro codice genetico, che è quella parte di DNA che la scienza non è mai riuscita a studiare perché cambia a seconda di come lo osservi. Quindi noi abbiamo dei Giampaolo, geni fissi. perdonami se ti interrompo, solo una piccola parentesi. È già che hanno cambiato il termine da junk a volatile, è già Sì, insomma infatti. un buon, Sì. un buon È vero. segno. È vero, perché all'inizio era considerato DNA spazzatura e quindi Esatto. sì, scarto evolutivo.
Invece è proprio, si è visto che lo stanno ancora studiando, ma poi si sono un po' demoralizzati e arenati in questo studio, perché studiare certe cose con gli occhi della scienza e basta non ottieni niente. Questo DNA è quello che trasmette le esperienze, le emozioni, mentre il DNA fisso trasmette i caratteri, quindi il colore degli occhi, il colore dei capelli, le fattezze, diciamo così, che sono simili magari a quelle dei tuoi antenati. Il DNA volatile è quello che dà funzionalità ai tratti, quindi il mio occhio come funziona, come fa ad adattarsi alla luce, all'ambiente, alle varie situazioni, al freddo, al caldo, è tutto scritto nel DNA volatile che cambia, viene letto in un modo diverso a seconda delle condizioni ambientali anche o delle condizioni interiori in cui mi trovo. Il DNA volatile è uno strumento di passaggio delle ferite emotive dagli antenati a noi e Hahnemann, ad esempio, lo scopritore, il teorizzatore più moderno dell'omeopatia, diceva che quando si faceva un lavoro omeopatico bisognava andare indietro 8 generazioni. Quindi parliamo di tante persone, perché 8 generazioni indietro è una moltiplicazione non da poco. Io sono dell'idea che noi dovremmo andare indietro fino ad arrivare ad Adamo ed Eva, cioè che sono stati i primi a sperimentare delle ferite emozionali nella storia, diciamo, a livello simbolico. Basti pensare alla ferita di tradimento che hanno subito quando sono stati cacciati dalla condizione paradisiaca, alla ferita di umiliazione quando dopo aver mangiato il frutto della conoscenza si sono visti nudi e quindi hanno dovuto coprirsi. Cioè sono stati i primi, no, a parlarci di queste ferite, inclusi i loro figli Caino e Abele, dove sappiamo che è finita male, no? Dove uno ha ucciso l'altro per causa di una ferita di tradimento. E quindi questo del DNA volatile è un aspetto che va sondato e lavorato tantissimo, soprattutto nel mondo dell'alchimia operativa, pratica, spagirica, proprio si mira alla produzione di rimedi vibrazionali, ovviamente, che vadano a rimodellare e a ripulire il nostro DNA volatile, come lo chiamava Paracelso, il seme morbido, cosiddetto. Quindi Paracelso 1500, quindi già queste dinamiche erano molto conosciute presso gli alchimisti di un tempo. Il secondo modo attraverso cui le ferite emozionali vengono trasmesse a livello familiare, di padre in figlio, di madre in figlio e via così, è attraverso i campi morfogenetici, cioè attraverso noi assorbiamo e veniamo plasmati da un campo quantico che è il campo del nostro clan, cioè dell'ambiente in cui nasciamo, e i nostri genitori da una parte a livello genetico con il DNA volatile, quindi agganciandosi a noi a livello di sangue proprio, no? Sempre parliamo di vibrazioni, e in parte imparando, osservando in base a come i miei genitori mi osservano e mi guardano. L'occhio, ad esempio, ha la capacità di creare, quindi come i miei genitori mi guardano, io cambio il mio campo morfogenetico, che è quello che mi sta strutturando e costruendo. Ecco. È un po' la storia del brutto anatroccolo, no? Il brutto anatroccolo era un cigno, però perché a un certo punto lui era un anatroccolo? Perché è cresciuto in mezzo agli anatroccoli. È chiaro che il suo DNA è quello di cigno, però il campo morfogenetico lo ha condizionato al punto che lui, fino a che nessuno gliel'ha fatto notare in un modo importante, lui si considerava un anatroccolo, invece era un animale completamente diverso, né più nobile né meno, però completamente diverso. Un Quindi po' se noi anche nasciamo l'aquila che si crede un pollo di Anthony De Mello, no? uguale, stessa cosa, esattamente. Quindi se noi nasciamo, cresciamo in un campo familiare dove circolano delle ferite emotive, noi le facciamo nostre, le assorbiamo e veniamo plasmati su quelle. A un certo punto noi siamo nati per essere un melo e cominciamo a credere di essere un ciliegio, il che non è bene, perché se siamo nati per essere un melo e fare le mele, anche se l'ambiente esterno ci ha condizionati, la nostra anima di melo non può accettare di fare le ciliegie. Quando noi iniziamo a fare le ciliegie essendo dei meli, iniziano i problemi nella vita, cioè iniziamo a subire ulteriori ferite, ulteriori attacchi apparenti dall'esterno, cioè sfide
le cose non vanno, c'è qualcosa che non mi torna, mi ammalo, subisco degli insulti che possono essere sia fisici che emotivi o mentali o esperienziali, che mi devono far capire che non sono sulla mia strada, non sono nel mio sentiero. E io dico: ma come? Sono nato per fare le ciliegie, mio padre me l'ha sempre detto che mi viene così bene fare le ciliegie, anche lui è bravo a fare le ciliegie, io sono nato melo e quindi io devo capire che sono nato per fare le mele. Capire questo e in qualche modo rinnegare per un momento la nostra appartenenza al nostro clan, alla nostra famiglia e al campo morfogenetico è un altro passaggio fondamentale che anche il Cristo fece negli ultimi periodi della sua vita, in particolare quando sulla croce, ferito da tutte le sue ferite, disse alla Madre Maria: perché piangi, donna? Cioè, io non voglio più essere parte di un clan, io sono infinito e decido io chi voglio essere e a chi voglio appartenere. Quindi il contesto familiare è un grande apportatore di ferite attraverso il campo morfogenetico familiare, e uno dei processi è proprio quello di riconoscerlo. In questo, ad esempio, le costellazioni familiari aiutano tantissimo come percorso iniziatico, chiamiamolo. E quindi riconoscere i meccanismi in cui io sono inserito per poterne uscire, ovviamente. Poi c'è un corollario a tutto questo, però, che io non sono nella mia famiglia a caso. Cioè, il fatto che io sia incarnato in un corpo con un DNA che è stato dato dai miei genitori, dai miei antenati, e sono cresciuto in un campo morfogenetico particolare, è sicuramente da sorpassare, da bypassare, va trasceso questo vincolo, perché io non sono quello, ma devo anche comprendere come mai il mio spirito ha scelto quella incarnazione, quella famiglia, quei genitori, perché i motivi per cui li ha scelti sono quelli stessi per cui ha scelto le sue ferite emotive. Quindi i miei genitori mi hanno in qualche modo o trasmesso o fatto vivere delle ferite emotive, perché a livello spirituale io devo raggiungere determinati talenti. Quindi per raggiungere quei talenti che sono nascosti nel forziere dell'oro dentro la cassaforte, io devo trovarmi con tanto di quel piombo in mano che mi permetta di capire che io devo invece aprire il forziere e tirarci fuori l'oro. Solo che se io non comprendo il motivo per cui sono finito in quella famiglia, in quella particolare situazione, vivendo quelle particolari esperienze, io entro nel rifiuto di quella situazione e quindi rifiuto non solo le ferite, ma anche i talenti che ne derivano. Quindi è un passaggio molto sottile quello dell'ambiente familiare, che in Italia in particolare è molto complicato, perché gli italiani si sa che hanno un concetto della famiglia estremamente forte, però è un passaggio obbligato dove in una prima parte di solve devi separarti, sentirti fuori dal gregge, diciamo, familiare, e in una seconda parte di coagula devi rientrare come fratello e non più come figlio o genitore o nipote o quant'altro. Come San Francesco era uscito dalla sua famiglia, aveva aperto i forzieri del suo oro e aveva creato delle comunità dove lui sceglieva i suoi fratelli e si sentiva in famiglia. Quindi la tua famiglia è un punto di partenza, sicuramente. In astrologia è la casa di Cancro, il punto da cui parti il cammino, da cui inizi il tuo viaggio, ma non deve essere un vincolo. Tant'è vero che la casa di Cancro ha le chele e il cancro chela, e la chelazione è proprio un fenomeno che avviene anche nel DNA, quando il DNA viene bloccato e tu non puoi esprimere dei geni diversi da quelli che la chelazione ha deciso per te in qualche modo. Quindi c'è tutto diciamo un imbuto di archetipi quando parliamo di famiglia ferite, che va in profondità fino ad arrivare agli archetipi astrologici, che non sono altro che archetipi che esprimono in un modo molto semplice e immediato la profondità di un concetto, perché invece di raccontare tutta la storia di come la famiglia può in qualche modo essere un vincolo per un essere umano, basta che tu dici cancro
cancro è quello che non va né avanti né indietro, cammina di lato il granchio, quindi non si muove, non progredisce e non regredisce, rimane sempre fermo pur pensando di aver fatto molta strada, e ha le chele, quindi delle chele molto forti che quando ti acchiappa non ti lascia più. Quindi no, per esempio l'astrologia è bella perché ti permette di lavorare su questi aspetti con dei simboli che sono universali e profondissimi, se li comprendi ovviamente. Grazie Giampaolo, perché anche qua hai aperto un altro mondo, ovviamente. Senti, io vorrei adesso entrare, ma proprio insomma accennando perché dovremmo star qua tantissime ore, a dire ovviamente quali sono le ferite emotive e come, tra virgolette, le possiamo riconoscere, nel senso che ovviamente ci sono delle parole, c'è un'alimentazione, un corpo fisico ben specifico che denota ovviamente il vivere in quel momento una determinata ferita emotiva. Le ferite emotive solitamente che conoscono le persone che si approcciano a questo argomento sono 5, però tu sei andato oltre e sei riuscito ad individuarne altre 2. Ce ne parli un pochino, insomma, in questi termini? Ma sì, è vero, ma non sono io ad essere andato oltre, io ho semplicemente osservato quello che ho vissuto in prima persona, e mi sono accorto un giorno che stavo vivendo una ferita che non era tra le 5 che io conoscevo, ad esempio. E poi ho cercato di comprendere dalle storie, gli insegnamenti di maestri del passato. Una delle guide più grandi su questo lavoro è stato Gesù, il Cristo, sul lavoro delle ferite emozionali, perché è il santo, uno dei santi più feriti della storia, in quanto è stato messo in croce, quindi direi che ancora oggi la maggior parte dei crocifissi ritrae Gesù appeso a una croce con dei chiodi, quindi più ferito di così non si può. Allora, proprio osservando i quadri del Rinascimento, i quadri, le sculture, i vari crocifissi che vedevo in giro, notavo che Gesù aveva 4 ferite principali ai 4 arti, quindi ai 2 piedi e alle 2 mani, poi aveva la testa sanguinante dalla corona di spine, quindi le 5 ferite erano ben chiare, visibili, però poi la storia ci racconta che fu ferito al costato da una lancia di Longino, e poi una diciamo settima ferita, che io in qualche modo l'ho interpretata come una ferita, quando viene deposto nel sepolcro, quindi messo nelle viscere della terra, nella grotta, diciamo così, e lì sperimenta la chiusura da Gaia, dall'ecosistema, da tutto quello che è la possibilità di esperire. Quindi è stato proprio, infatti lui, quando è che si accorgono che Gesù è risolto? Quando la porta che chiudeva il sepolcro era stata aperta, quindi un'altra ferita, un'altra chiusura, un altro lockdown in questo caso era stato risolto. Ecco, quindi lì mi son chiesto: come mai esistono 5 ferite emotive quando Gesù, che è il più grande insegnante, che parla di ferite, di talenti, di trasformare il male in bene, diciamo così, no, il blocco in opportunità, lui è stato ferito 6 volte, secondo la leggenda, diciamo, la storia, no? E lì mi sono accorto in effetti che c'erano 2 aspetti, 2 ferite che mancavano all'appello, diciamo così. Quindi le 5 ferite classiche conosciute dalla maggior parte delle persone, che sono la ferita di rifiuto, la ferita di abbandono, tradimento, ingiustizia e umiliazione, sono in effetti ben facili da comprendere, da percepire. La ferita di rifiuto è tipica di quelle persone che fuggono dalle esperienze della vita e quindi che rimangono nascosti, che rimangono nell'ombra, o che usano sostanze per estraniarsi dal mondo quotidiano, ma non necessariamente il tossicodipendente, anche quella persona che non riesce ad avere una cena intima con un'altra persona se non si beve mezza bottiglia di vino, perché ha bisogno di lasciarsi un po' andare, cioè
può essere normale anche parlare da sobri, no? Non per forza uno deve per forza usare delle sostanze. Quindi tutti coloro che possono in qualche modo rifugiarsi nell'uso di sostanze particolari sono un po' dei fuggitivi, perché fuggono dalla loro capacità di esserci invece integri così come sono. La ferita di abbandono, anche quella è molto semplice, nel senso che basta pensare a una pianta senza acqua, ecco, quella è la ferita di abbandono, cioè giù di tono, nessuno mi ama, nessuno mi vuole, la vita è cattiva, è il leopardiano, no? Che in qualche modo vede tutto un po' nero perché non ha avuto le attenzioni e l'amore di cui secondo lui aveva bisogno. Poi c'è il tradito che invece è arrabbiato, è un controllore, quello che sta sempre attento a quello che succede perché così non mi tradiscono più, no? Col cavolo che mi fregano di nuovo, sì, io controllo tutto. E ovviamente quell'aspetto sugli aspetti infiniti che non controllerà sarà quello da dove lo tradiranno nuovamente, chiaramente, perché quando noi viviamo le ferite non possiamo altro fare che attirare altre ferite per risonanza. Poi c'è la ferita di ingiustizia che è quello rigido, che giudica continuamente, cioè quello che è giusto e quello che non è giusto, perché per lui, avendo subito un'ingiustizia, la sua più grande, diciamo, il suo più grande lavorio mentale è rivolto a separare ciò che va bene, ciò che non va bene. E poi c'è l'umiliato, che invece è quello che in qualche modo si cerca i problemi da solo, si fa del male da solo, è un po' il masochista, perché umiliandosi da solo impedisce che gli altri possano umiliarlo. Quindi se ci penso io a prendermi in giro, a umiliarmi in vari modi, indossando vestiti che non mi stanno bene o che sono di taglia diversa da quella che è quella del mio corpo, o ad esempio anche ad avere un corpo che ha delle deformità, no? Basti pensare agli inestetismi, no? La rubrica si chiama anche bellessere, quindi penso che tratterete anche queste condizioni dove il bellessere in effetti esprime proprio sono bello perché sono, no, non perché sono vittima di, perché sono e mi basta essere, non ho bisogno di essere vittima di una ferita o di qualcos'altro. Quindi queste sono le 5 ferite più semplici. La sesta, quella che io ho vissuto proprio sulla mia pelle nel 2012, quando è iniziato il percorso mio personale di riconoscimento in me delle ferite, è la ferita cristica del logo solare, ho chiamato, perché il Cristo era chiamato proprio dai greci il logos solare, il principio del sole. E è il momento in cui il nostro sole, la nostra luce interiore, viene eclissata. Quindi entriamo in una profonda depressione, che non è una depressione emotiva, è una depressione totale, quindi tutte le nostre funzioni fisiche, biologiche, emotive, mentali, razionali, energetiche vanno a finire a zero. Ecco, è una grande depressione. E quando in noi si eclissa il sole, quindi possiamo ben capire che ferita profonda sia, e corrisponde alla morte di Gesù dopo che è stato ferito al costato. E questa è una ferita che per fortuna non si manifesta spesso nelle persone, perché fondamentalmente nasce da una incapacità di gestire le 5 ferite emozionali, cioè quando mi sento rifiutato, tradito, trattato ingiustamente, abbandonato e infine per questo umiliato, la mia vita non vale più niente e io entro nella ferita del logos solare o cristica, che è padre perché mi hai abbandonato. Cioè non ho più fede nel mio processo creativo, nel mio senso della vita, tant'è vero che l'unico modo per uscire da questa ferita è la reminiscenza. Io l'ho identificata in questo modo nel mio libro, che è il ricontattare la vera essenza del senso della mia vita. Cioè solo quando io mi ricordo perché sono qui, allora riesco a uscire da quella ferita. Cioè trovare una motivazione per dire no, ma io sono qui per fare questo. E quindi mi attivo per farlo, trovo gioia nel aver trovato uno scopo nella vita. Quando una persona non ha uno scopo nella vita, ma vive così alla giornata, senza un obiettivo, e con scopo parlo di uno scopo spirituale, nel senso
non fare una cosa, fare un lavoro, raggiungere una posizione, ma essere in un certo modo. Cioè io posso essere infelice da ricco, da povero, da realizzato a livello lavorativo, ma se io sento che sono qui per essere nella gioia, io qualsiasi cosa faccia, anche affrontare una ferita, devo viverlo con gioia, altrimenti io non sto realizzando il senso della mia vita, sto semplicemente realizzando un senso materiale della mia vita, che era fare l'avvocato. Ma se io sono un avvocato infelice, io non sto realizzando veramente un senso, sto realizzando un fatto materiale. La settima ferita, che è quella che io ho chiamato di Gaia, è la ferita del sepolcro, quando noi nella sofferenza ci chiudiamo nella nostra tana e non ne usciamo più. Cioè ci distacchiamo dai bioritmi dell'ecosistema, ci distacchiamo da quelle che sono le opportunità che Madre Natura ci dà per crescere, evolvere e guarire. Basti pensare a un animale quando è ferito, diciamo, si prostra all'ecosistema Gaia, cerca una tana, un luogo sicuro e sta lì a riposare nell'attesa per giorni, qualche settimana, il tempo che serve. Poi però esce nuovamente dalla sua tana, dalla sua capanna sudatoria, diciamo così, per ritornare incontro alla vita. Invece ci sono molte persone che nella sofferenza si chiudono nel loro mondo, nella loro casa, nella piccola loro zona di comfort, oppure anche nella loro famiglia, nei loro affetti così, diciamo, ristretti, e pensano che la vita sia tutto lì. Trovano le loro false sicurezze in quello, si chiudono in un sepolcro, chiudendosi al flusso di Gaia. Il problema è che Gaia, l'ecosistema, non sta mai fermo. Il tuo spirito ha sempre bisogno di movimento e quindi a un certo punto arriva il diluvio universale che serve a spazzar via, perché l'acqua entra ovunque, quindi anche se sei ben chiuso dentro il tuo sepolcro, l'acqua entra, alza la porta e apre tutto, e tu, se hai già costruito l'arca per navigare, cioè se sai già in qualche modo come gestire questi flussi che si stanno attivando nella tua vita, diciamo che diventa una gioia fare questo, no? Il diluvio universale, la navigazione. Se invece tu non vuoi entrare nel flusso, diventa una ferita importante, quindi di distacco importante da quelli che sono i ritmi della vita, perché la vita si attiva in noi a bioritmi. C'è un momento per fare una cosa e un momento per non farla. La stessa cosa nelle lavorazioni alchemiche in laboratorio, che è la parte più complicata sia della vita che anche delle lavorazioni alchemiche. Non è tanto faccio quella cosa, ho deciso. Faccio quella cosa, ho deciso, e va fatta nel momento in cui io sono pronto. La stessa cosa è un rimedio. Raccolgo quella pianta perché è bella e fiorita. Quella pianta va raccolta in un momentum particolare, che è quando quella pianta è pronta per diventare un rimedio, per fare un passaggio. Ma in effetti, Giampaolo, tu ti occupi anche appunto di alchimia in laboratorio, cioè come si dice, tu sei proprio, tra virgolette, un alchimista non solo speculativo, ma anche di laboratorio. Purtroppo il tempo è un po' tiranno e oggi abbiamo praticamente quasi concluso il tempo, però io ne approfitto per invitarti ufficialmente in un secondo incontro in cui magari ci puoi spiegare anche cosa sono questi rimedi alchemici, perché come stavi appunto accennando vanno raccolti in determinati momenti, anche in determinate ore del giorno, non solo periodi magari dell'anno, ma anche in determinate ore del giorno, ma a volte anche in una maniera molto particolare, e poi vanno lavorati per poter essere utilizzati nella maniera corretta, anche se, insomma, se non sbaglio, anche per la risoluzione, come aiuto alla risoluzione delle ferite emotive. Quindi io ti invito di nuovo, quindi spero che tu accetterai di venire a parlare di questa cosa, anche perché dicevo prima, quando ti presentavo, appunto, che tu ti occupi anche di spagiria, giusto? Sì, no, guarda, vengo volentieri. Tutto quello che noi facciamo in laboratorio è rivolto a quello di cui abbiamo parlato, cioè noi non facciamo medicinali, farmaci omeopatici, rimedi che lavorano su malattie, su stati patologici,
ma lavoriamo sulla persona. Quindi sì, è una medicina centrata sulla persona e non sulla malattia, dove però la persona viene vista e considerata dal punto di vista alchemico, quindi anche delle ferite emozionali, perché poi non l'ho detto, ma nel mio libro c'è scritto molto bene, ogni ferita emotiva è legata a un archetipo planetario. Questo è un altro motivo per cui sono 7 le ferite, perché sono 5 pianeti principali del Sistema Solare, che sono Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, e quelli sono chiari, e poi c'è però il Sole e la Luna, e poi c'è anche la Terra. In questa parte del Sistema Solare, diciamo al di qua della cintura degli asteroidi, poi ci sono i cosiddetti pianeti transpersonali, Urano, Nettuno e Plutone, che però hanno tutta un'altra visione archetipale. Però ecco, essendo i pianeti principali del Sistema Solare 7, Terra inclusa, e considerando il Sole e la Luna come un'unione tra maschile e femminile, le ferite, gli archetipi non potevano che non essere 7, i talenti non potevano che essere 7, e quindi le ferite non potevano che essere 7, perché abbiamo il talento di Marte, che è la capacità propulsiva, la battaglia, il conquistare la nostra vita, ma abbiamo anche la ferita di Marte, quindi la codardia, la paura, il blocco, perché ho paura di mettermi in gioco. Quindi ogni ferita in realtà è molto semplice da comprendere se uno un minimo mastica di mitologia greca o romana e comprende l'archetipo del pianeta e quindi della divinità che ci stava dietro, no? Quindi i vizi di Venere e i pregi di Venere, i vizi di Giove e i pregi di Giove, ecco, così diventa ancora molto divertente a livello conoscitivo e anche a livello pratico. E tutti i rimedi che noi facciamo sono proprio legati anche a queste energie planetarie, quindi raccolti nei momenti particolari in cui i pianeti sono in quadrature o trigoni particolari tra loro, e in momenti dell'anno in cui si verificano anche allineamenti astrologici. Questo non vuol dire che l'astrologia, il pianeta condiziona per forza il nostro rimedio, ma che noi ci allineiamo a livello vibrazionale a una configurazione che sta in alto, producendo un rimedio in basso. Come dice la tavola di Ermete Trismegisto, ciò che è in alto va in risonanza con ciò che è in basso, e quindi noi uniamo queste due fasce del cielo e della terra, proprio ricreando l'armonia che c'è in alto in un rimedio che andiamo a creare in basso. Questa per me è la parte più magica della lavorazione dei rimedi, che non è erboristeria, non è conoscere una pianta per le sue proprietà curative, ma è proprio sentire la pianta, il fiore, che energia ha, che lingua parla, che messaggio ti manda, perché poi la floriterapia sono messaggi, non sono principi attivi, quindi è un fiore che ti sussurra il suo messaggio a livello inconscio, e tu ascoltandolo metti in atto dei meccanismi affinché tu possa fare il passo, non la pianta o il fiore al posto tuo. Beh, è bellissimo, quindi noi oggi lasciamo un po' di suspense con i nostri ascoltatori, in modo da andare ad approfondire tutto questo la prossima volta. Però è assolutamente tutto molto affascinante e ci fa capire come quella che una volta veniva chiamata magia o magia verde, secondo insomma alcune declinazioni, sia in realtà qualcosa di assolutamente reale, pratico e che in realtà sottostà anche a delle leggi fisiche vere e proprie. Quindi basta solo conoscere quando e come. Allora Giampaolo, prima però di chiudere, io vorrei chiamare Marco che se ne tranquillo. Eccolo. Sì, no, ero qui ad ascoltare molto volentieri. Quindi volevo chiedere Marco se tu hai qualche domanda da fare a Giampaolo. Ma sì, magari l'anticipiamo per la prossima volta, perché non penso che riusciremo, o magari sì, non lo so. A me la prima cosa che è venuta in mente, vabbè, ricordavo di essermi cercato già in passato la definizione dei talenti, ed essendo io della bilancia qualcosina risuonava, e difatti me lo sono andato a ricontrollare proprio nell'etimologia, e l'etimologia proprio di talento deriva dal greco talanton, che è il piatto della bilancia.
e quindi c'è molto quell'aspetto di cui Del peso. parlava anche di cui parlava Giampaolo, cioè il problema mi porta giù da una parte, io in qualche maniera devo compensare con la soluzione dall'altra. E proprio in virtù di questo però nasce il problema che mi ponevo io, cioè come distinguere i problemi reali da quelli indotti o da quelli finti, non so come definirli, quindi vediamo anche nei momenti e negli anni che stiamo vivendo che spesso magari ci si concentra anche in maniera esasperata su problemi che sembrano immensi, ma che tutto sommato ci vengono più instillati che non essere dei problemi veri e propri nostri, cioè cose che fino al giorno prima per noi non erano un problema, poi lo diventano. Quindi come effettivamente distinguere i propri problemi, i problemi reali, dal quale poter verosimilmente far scaturire dei talenti, da quelli invece indotti, fittizi, da quelli che ci auto creiamo senza che lo siano. Sì, è una cosa molto importante questa. La prima cosa da fare è chiederti, una volta che tu hai risolto questi problemi, che cosa ci hai guadagnato? Cioè, se tu impegni tempo ed energia nel risolvere quel problema, cosa hai guadagnato per te? Cioè, i piatti della bilancia sono andati in equilibrio? Hai risolto qualcosa che ti rende una persona migliore? Hai fatto un'esperienza che ti ha riempito? Oppure hai semplicemente passato del tempo a risolvere un problema, sei contento chiaramente di averlo risolto, e però è vuoto, capisci? Cioè la risoluzione di un vero problema ti riempie a tutti i livelli, dal primo chakra al settimo, quindi da tutti i livelli, tutti i 7 colori diventano il bianco, diventa luce dell'arcobaleno che diventa bianca. Invece risolvere problemi sociali, banali, che vengono da fuori, adesso abbiamo tanti problemi sociali, no? E da 2 anni e mezzo viviamo tante problematiche a seconda anche di cosa uno crede, di che posizione ha nei confronti della vita, della scienza, di tutto quello che vogliamo, però comunque sia gli uni che gli altri hanno da risolvere tanti problemi. Ma risolvere questo problema ci rende persone migliori? Adesso faccio un esempio banale, no? Risolvere l'epidemia da Covid ci renderà persone migliori, esseri umani migliori, o per assurdo il modo in cui abbiamo cercato di risolvere questo problema ha deteriorato ancora di più la nostra natura umana perché in effetti Esatto. ci ha allontanato, capito? Quindi può essere questo un problema che viene dalla nostra anima, dal nostro spirito, o forse è il modo in cui noi giudichiamo quello che sta succedendo e quindi prendiamo una posizione e ci creiamo un problema, noi, quello che veramente dobbiamo risolvere. Quindi non è, ecco, diciamo che quando un problema si verifica fuori di noi ed è un qualcosa che osserviamo fuori, dove noi siamo, diciamo, in qualche modo inseriti, non può essere un problema per forza per noi. È il nostro modo in cui viviamo quella situazione che casomai è un problema. E allora lavora sul modo in cui vivi il problema e hai risolto un problema, perché quel problema non è più un problema, diventa Certo, un'opportunità. certo. Fondamentalmente noi abbiamo un problema, che è il giudizio. Noi dovremmo non smettere di giudicare, dovremmo giudicare, però ricordarci che come con la bilancia, se tu giudichi e separi, tu vedrai il bene, ma devi considerare anche il male. Quindi esiste un movimento che va verso il bene, deve esistere per forza un movimento che va in direzione opposta. Quando tu hai compreso questo e l'hai accettato, non è più un problema se esiste il male o il bene. Tu puoi scegliere se vai in una direzione o in un'altra, o se magari ti è più congeniale stare in mezzo e cercare di, come l'acqua, fluire tra ciò che va e ciò che non va. È lì il grosso problema. In realtà il lavoro sulle ferite emozionali ci permette di capire che i problemi non sono poi tanti,
ma tutti hanno dei nodi che sono legati alle ferite. Cioè, perché si fanno le guerre? Le guerre si fanno per le ferite emozionali, per i tradimenti, per le ingiustizie, per le umiliazioni, per l'abbandono, e quindi un abbandonato vuole conquistare di più, vuole avere più denaro, più risorse economiche, quindi conquista un territorio ricco di risorse. Cioè, le ferite muovono l'umanità da sempre. Per quello che io ho basato tutto il mio lavoro sulle ferite, non perché esista solo quello, ma perché alla fine, quando vai a semplificare, il nodo è sempre la ferita. E quindi se l'umanità non risolve le sue ferite, è ovvio che noi fuori vedremo solo ferite e quindi un sacco di problemi. Però il problema è che noi, vedendole come problema, creiamo un problema in noi. Certo, chiarissimo. Bellissimo. Grazie Giampaolo, veramente di tutto, però prima di salutarci io ti chiedo ovviamente di dire dove le persone possono magari contattarti, parlare un po', insomma, qual è il tuo sito, so che tu hai anche un'accademia Sì, ci tengo anche a dire titolo del tuo libro, Trattato di alchimia delle emozioni, della Home Edizioni, giusto? sì. E lo trovano dappertutto, giusto? Sì, in qualsiasi libreria su ordinazione oppure anche in internet, si trova ovunque praticamente. Sì. Perfetto. Dove ti possono trovare? Intanto Allora, se vogliono un po' approfondire tutto quello che hai detto oggi. allora, i miei recapiti, diciamo, sono www.logosolar.com, che è il sito del laboratorio dell'azienda che produce gli estratti alchemico-spagirici. E più ancora, però, chi mi cerca e mi vuole trovare per magari saperne anche di più, mi trova su Logosolar Academy, con una C e la Y finale.com. Quello è il sito dell'Accademia, che è la scuola che ormai dal 2006 poi si è evoluta con una serie, con tanti movimenti ci sono stati, però è la scuola storica di alchimia che poi noi abbiamo ribattezzato neoalchimia, perché è la visione dell'alchimia riportata alla luce della visione anche scientifica moderna, perché è giusto che usiamo anche le nozioni nuove che abbiamo appreso. E ci sono proprio all'interno, a parte tutta la scuola che comunque insomma, sono 6 passi da 60 ore l'una, quindi tutta online, è un bel percorso, ma ci sono anche dei corsi monotematici molto interessanti, ma non lo dico perché li ho fatti io, li dico perché sono stati quegli argomenti che nella mia vita sono stati quelli che mi hanno portato di più a capire tante cose. Abbiamo un corso monotematico che è on demand, quindi uno 24 ore su 24 può accedervi sulle memorie auriche, quindi su come le memorie delle esperienze riescono a macchiare la nostra memoria aurica e eventualmente anche come favorire il processo di trasmutazione di una macchia nera in un colore a livello di memoria aurica. Abbiamo il corso sui 4 elementi, che è fondamentale perché i 4 elementi regolano tutti i bioritmi della natura e quindi tutti i bioritmi della nostra vita. Un altro corso meraviglioso è quello che si chiama Cash Flow Medicine, perché ho scritto anche un altro libro che si intitola Cash Flow Medicine, la medicina del cash flow, che anche quello è frutto di un'esperienza personale, dove il cash flow è un termine tratto dal mondo finanziario, significa flusso di cassa, semplicemente, flusso di denaro. Però c'è anche la parola medicine, nel senso che sono in qualche modo riuscito a paragonare quello che è il flusso del mondo finanziario di una persona al flusso delle energie sia biologiche che cellulari che emotive che una persona sperimenta dentro di sé. E quindi ho voluto insomma descrivere un po' qual è stato il mio percorso che mi ha portato a inserirmi in un flusso di vita dove attiriamo abbondanza, attiriamo benessere, attiriamo benessere fisico, perché il flusso deve essere anche fisico, ma attiriamo anche benessere materiale, perché uno deve comunque avere le possibilità anche economiche di realizzare i propri desideri, i propri sogni. E con questo non dico mi compro la Porsche, non è quello, realizzare i miei sogni, nel senso voglio essere quello. A volte per essere medico devi avere i soldi per pagarti l'università, per essere
un alchimista deve avere i soldi per fare il corso, insomma, no, per raggiungere determinati obiettivi in questo mondo devi dare in cambio qualcosa, ed è molto importante sapere dare il giusto valore al flusso di denaro nella nostra vita, al flusso di ricchezza, come dicevamo prima, altrimenti abbiamo un sacco di oro, un sacco di ricchezze che teniamo bloccate, e quando decidiamo di farcene qualcosa magari è tardi. Invece il saper spendere, ecco, saper spendere denaro, energia, risorse personali è fondamentale nella vita, e anche saper guadagnare, ovviamente. Questo, ripeto, su tutti gli ambiti, da quello biologico, nutrizionale, quindi come faccio a guadagnare bene per il mio corpo? Devo saper alimentarmi, bere, respirare nel modo corretto. Come fa il mio corpo a spendere bene? Deve essere allenato, perché un corpo non allenato spende molto di più di quanto spende un corpo allenato, cioè si consuma proprio, produce un sacco di radicali liberi. No, è interessante perché diciamo che scrivere questo libro mi ha permesso di capire un sacco di concetti che per me erano estranei, ovviamente, no? Della gestione, come dire, di bilancio proprio della propria vita, a livello energetico e a livello finanziario, a livello nutrizionale, a livello respiratorio, molto interessante. Quindi troverete nella Logo Solar Academy tutti questi corsi monotematici che sono stati registrati quando li ho fatti. E una cosa interessante che vi lascio detto a questo punto: stiamo organizzando per fine giugno in zona Lazio, nelle campagne del Lazio, un corso esperienziale di 3 giorni sulle ferite emozionali e i talenti. È un corso che son tanti anni che non faccio, perché è un corso potente, forte, importante, dove in una giornata e mezza si fa teoria, fondamentalmente si studiano e si comprendono le ferite emozionali, e in una giornata e mezza si fa invece lavoro sul corpo. Quindi dalla postura, alla respirazione, al movimento, all'equilibrio, l'affidarsi agli altri. È un lavoro molto, molto bello che stiamo organizzando. Magari sul sito della Logo Solar Academy e anche su logosolar.com troverete le indicazioni delle date e il luogo di questo corso. Fantastico, direi che è un'esperienza sicuramente da fare, da proporre, magari, insomma, Giampaolo, se poi deciderai di farla anche in altre zone d'Italia, Sì, sì, sicuramente. Allora, il tempo, come dicevo, ormai è volato oggi, Giampaolo, quindi noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di averci portato tutte queste nozioni. Ovviamente l'argomento, ci vorrebbe 3 giorni, appunto, come fai questo seminario esperienziale, Sì. ci vorrebbero almeno 3 giorni per parlarne, non dico in maniera completa, ma diciamo in maniera approfondita. Sì. Questo sì, però intanto ti ringraziamo, Grazie a voi. grazie, rinnovando ovviamente di nuovo l'invito per la prossima volta. E Marco, a te un pensiero in conclusione. Ma io lo ringrazio, non conoscevo Giampaolo, l'ho conosciuto appunto grazie a te Serena, e ho trovato molto affascinante sia i temi trattati, ma anche quel consueto e forse ancora più spiccato in questo caso trade union tra vari argomenti, vari archetipi, appunto vari significati che poi ritroviamo spesso declinati in tanti modi, e forse, come diceva Giampaolo, questo può essere anche un modo molto più pratico, molto più comprensibile proprio in maniera pratica, immediata, più che a livello, tra virgolette, filosofico o dialettico. C'è un riscontro proprio pratico che può aiutare tante persone a scoprire subito quello di cui si sta parlando. E quindi lo ringrazio molto per questo. Quindi passiamo ora ai saluti. Giampaolo, grazie di cuore ovviamente di nuovo per essere stato con noi. Grazie a voi dell'accoglienza, dell'ospitalità, e grazie a tutti quelli che ci guarderanno e potranno in qualche modo trarne giovamento, perché più persone riescono a mettere in moto il flusso, più ne beneficiamo tutti, perché l'universo è tutto interconnesso, ovviamente.
Perfetto, grazie Giampaolo. Anch'io mi unisco ai tuoi, ovviamente, al tuo invito e ai tuoi ringraziamenti a tutti coloro che ci ascolteranno. Grazie ancora di tutti, auguro ovviamente un buon proseguimento a tutti quanti e ci vediamo alla prossima puntata di Benessere e Bellessere. E con questo, Marco, sigla.